Un saluto da Mapo, amici di recordinggame.it. Vi ricordate un po' di tempo fa che mi lamentavo che non ci fosse una versione di questo volante Wi-Fi per Xbox One? Ebbene, finalmente ho scoperto, cioè in realtà lo so da un po', che qualcosa esiste. Hyper Skin S-Wheel. Questo è il volante che in sostanza andremo a provare in questo video e che è l'evoluzione di quello appena visto. Ma soprattutto in questo video voglio farvi capire se vale la pena comprarlo. Il costo è 130 euro, che non è assolutamente poco, ma se funziona bene, se vi fa divertire e soprattutto se è competitivo, perché no? Sarà veramente così? Scopriamolo subito. Intanto vi parlo un po' di com'è il volante. Finalmente un volante con tutti i pulsanti, perché in quello vecchio mancavano i tasti RB e LB che qui hanno aggiunto con le palette magiche. Sentite che bello? Sembra proprio il suono di un volante vero. C'è tutto, ci sono anche i tasti RL, che praticamente sono i tasti che ci sono sugli stick analogici, quindi è completo. È a batteria, non ha le stilo, quindi si ricarica con la sua basetta, cavo USB che si infila nella console. Non c'è nessun problema, più o meno dicono che dura 6 ore, a me sembra anche di più. Non ci sarà, problemi di durata, purché vi ricordiate di metterlo in carica ogni tanto. È molto leggero, perché a differenza di questo, lui pesa molto meno, e il peso è un fattore importante, perché i volanti Wi-Fi hanno un problema che li devi tenere tu con le mani, e le spalle dopo un po' bruciano, si fa fatica, quindi più leggero è, meglio è. Ok, ci sono le palette per cambiare, però vi devo dire che io in realtà uso solo quella di destra per cambiare, per ingranare le marce. Per scalare non uso questa, uso il tasto X, perché se mentre freno sposto anche le dita per scalare, perdo un po' la sensibilità sul grilletto LT. Quindi questa cosa non mi piace, ho preferito lasciare la X per la scalata, un po' come sul pad. Avevo paura di questo aspetto e poi per fortuna ho trovato la soluzione. In effetti non c'è il jack audio per attaccarci le cuffie, soprattutto il microfono. È fatto così, anzi io credo che anche i volanti, quelli standard, quelli seri, non abbiano l'ingresso audio, ma ho scoperto che si può tranquillamente accendere il pad in parallelo e usarlo per gestire tutta quella parte lì. Altra cosa importantissima è che sarà compatibile con la nuova Xbox Series X e S. Questo lo dico perché è stato confermato sul sito ufficiale, ma soprattutto perché è chiaro a tutti, e l'hanno detto in tutti i modi, che le periferiche per Xbox One, quindi pad e altri componenti, saranno tutti compatibili su Next Gen, quindi un acquisto che fate adesso ma che non scade con l'Xbox One, ma che va avanti anche per la nuova generazione, nuova attuale generazione. Allora, il volante adesso lo andiamo a appoggiare dietro e vi spiego quello che facciamo in questo video. Analizzerò 6 giochi racing a cui più o meno sono abituato a giocare, tutti quanti su questi punti di valutazione. Angolo di sterzata, zona morta dello sterzo, reattività dello sterzo, vibrazione, le differenze con le varie visuali, cioè quindi l'esterna o quella dal cofano, se è più competitivo di un pad e un divertimento in generale della periferica come esperienza di gioco. Invece i 6 giochi saranno Grid 2019, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7, qui mi aspetto veramente tanto, Project Cars 2, VRC 8 e Formula 1 2019. Premessa delle premesse, ho calibrato tutti i parametri al meglio, delle impostazioni. Anzi, vi devo dire una cosa, questa periferica in realtà viene vista dai giochi come se fosse un pad, quindi purtroppo non si ha accesso a tutte quelle impostazioni aggiuntive che si potrebbero avere con un volante standard. Questo è sicuramente un limite, però ve lo dico prima così che non pensiate che quello che vedete nel video è perché ho calibrato male le impostazioni. No, ho già fatto tutto prima. Andiamo in pista e scopriamo insieme come va. Allora, siamo su Grid, gioco uscito nel 2019, non ci ho ancora fatto video, ma vediamo se questo volante si comporta abbastanza bene. Allora, partiamo subito dall'angolo di sterzata. Con la visuale interna il volante fa un po' di macello, praticamente fa 270 gradi, quello che sembra. Un po' troppo, Allora, visto dalla visuale esterna, la ruota gira fino a un'angolazione più o meno, così a occhio, di 60 gradi del volante. Ok, come zona morta lo rivediamo dall'interno, non inizia subito a girare, quindi un po' c'è,
Se lo scuoto un pelino si muove appena, ma così già non si muove per niente, quindi un minimo c'è. Come reattività diciamo che è leggermente in ritardo da quello che faccio io. Proviamo la zona morta in movimento, se è una cosa diciamo sopportabile o no. E vedete che comunque facendo così va dritta. Cioè ci si può abituare, ma non va bene, non è quello che voglio. Io che sono abituato a girare anche poco, non mi soddisfa. Vedete, non fa nulla. Vediamo la reattività dello sterzo. Vedete comunque la macchina, al di là dell'assetto, ci mette un po' a andare nella direzione in cui io giro. Quindi non un granché, ma in linea con la zona morta. Allora, adesso andiamo a testare la vibrazione, facciamo un fuoripista. Sull'erba vibra un pochino, quel che mi sembra giusto, diciamo coerente. Proviamo magari una partenza. In partenza si sente vibrare diversamente, questo mi piace. Col freno a mano sì, ha vibrato giusto quando è andato in testa coda. Adesso voglio prendere un cordolo per vedere se si sente differenza. Bah, il cordolo non ha minimamente vibrato, quindi questo è un punto a sfavore. Allora andiamo a giocare un po' con la visuale esterna per capire se è fattibile. Il problema della zona morta è amplificato giocando da fuori. È una cosa a cui ci si può abituare, però non è proprio il massimo. Vedete anche i tempi di risposta con la visuale esterna quanto laghino. Non un granché, molto meglio la visuale dal cofano. Se dovessi dare una preferenza tra pad e volante per grid, così a primo avviso direi pad, principalmente per il fatto della zona morta, della reattività poco reattiva, quindi della poca reattività, che ci si può abituare a tutte queste cose, ma il pad è molto più immediato. Per quanto riguarda il divertimento generale non è male, nel senso che appunto abituandosi a questi difetti ci si può anche divertire, ma non credo che sia competitivo poi quando si gioca in multiplayer. Per cui su grid direi giù, mi spiace. Allora siamo su Forza Horizon 4 adesso, valutiamo gli stessi parametri visti negli altri giochi. Passiamo alla visuale interna per valutare subito la zona morta. E anche qui vedete che ce n'è parecchia perché il volante non si sta muovendo minimamente, devo sforzare un po' tanto per iniziare a farla muovere, almeno così a occhio siamo sui 15 gradi, 10-15 gradi, se oscillo muove pochissimo, peccato. Vediamo subito l'angolo dello sterzo, ok, vabbè l'auto è la Apollo Intensa Emozione che è l'auto presente in Forza Motorsport 8 nel trailer, qui direi 65 gradi per lato, quindi siamo sui 130. Si perde un pochino. Valutiamo in movimento la zona morta, se è una cosa accettabile a cui ci si può abituare. No, il movimento sembra addirittura peggio che da fermo, perché l'auto non gira. Cerco di fare le cose fatte piano. Vado, curvo e sto ancora andando quasi dritta. E anche una reattività veramente bassa, forse è l'unione tra i due parametri che fa veramente una pecca. Un contro. Proviamo la reattività un po' più brusca. No, non ci siamo. Risponde molto tardi. Non ci siamo. Allora, valutiamo un po' la vibrazione. Allora, quando si perde il posteriore si sente vibrare bene. Vediamo un po' gli incidenti. Sì, diciamo l'effetto prato che è un po' come fare così col volante, lo senti. Andare fuori pista in velocità è come andare sul prato. Proviamo un incidente. Sì, insomma. Il salto non cambia nulla. Qui cordoli non ce ne sono, quindi si valuta un po' più che altro le differenze di quando va via il posteriore e di quando si va fuori pista. È variabile, questo sì. Sulla ghiaia, esatto, sì, si percepisce il saltello, un po' così. Proviamo a giocare un po' con la visuale esterna.
e valutiamo un po' quanto appena discusso. La zona morta e la reattività hanno un peggioramento accentuato. Vedete l'auto quasi dritta, io muovo tantissimo il volante ma l'auto va quasi dritta e molto in ritardo rispetto a quello che faccio io, quindi non ci siamo. Su questo gioco, se dovessi valutare cosa è meglio tra pad e volante, viene facilissimo dire subito che il pad è decisamente meglio, ma non perché il pad è più meglio, ma perché il volante fa proprio cagare. Cioè, su questo gioco questo tipo di volante è pessimo, sconsigliatissimo. Peccato che è anche presente come immagine sulla confezione. Vabbè, non le capirò mai ste cose. Allora, ripeto, ci si potrebbe abituare anche con questi difetti, questi ritardi, ci si può abituare, però poi quando fai degli eventi, diciamo, competitivi non va più bene. Per il divertimento va tutto bene, per le gare serie non va più bene. Peccato. Ok, passiamo finalmente al mitico Forza Motorsport 7. Sono molto curioso di vedere come va qui. Diciamo che ho comprato questo volante soprattutto per questo gioco e ora vediamo com'è. In pista con la Lamborghini Veneno, andiamo subito in visuale interna a misurare l'angolo di sterzata. Ok, leggermente meglio di Horizon 4. Non è 90 gradi come mostro nel gioco, però è di più di Horizon. Direi, se così sono 90, siamo quasi 70 gradi, quindi 140 totali. Sì, non male. Ora vediamo il punto cruciale, la zona morta. Allora, purtroppo ce l'ha anche un po' Forza Motorsport. Sembra meno di Horizon. Se vado infatti a oscillare così, il volante è totalmente fermo, questo già mi fa molto preoccupare. Però leggermente meno di Horizon, se dovessi dare la mia opinione. Vediamo il movimento com'è. Allora sì, leggermente meglio la zona morta. Molto meglio anche la reattività. Sicuramente fatto meglio di Horizon, ma diciamo che è anche il gioco che si presta molto di più. Però non è ancora eccezionale come vorrei. Io vorrei che non ci fosse assolutamente la minima zona morta interna. Non sembra così problematico, ma non so se sarà competitivo. Andiamo a misurare la vibrazione. Allora prendiamo un po' il cordolo. Si sente un po' il fuoripista alla Horizon. Il cordolo simulato meglio. Fammi vedere se c'è differenza tra cordolo e prato. Non ho capito bene. Sì, allora la cosa carina è che la vibrazione, diciamo, è stereo, cioè si sente bene vibrare in maniera diversa tra destra e sinistra, questo sì. Anche in partenza si sente vibrare nel modo giusto, secondo me, un po' come il pad, ma ancora meglio del pad. Anche il sottosterzo gestito bene con la vibrazione. Non male, non male. Proviamo le stesse cose con la visuale esterna. Per quanto riguarda zona morta e reattività, se l'auto sembra molto più lenta, quindi si guida meglio sicuramente dall'interno. Vediamo in curva. È guidabile, ma il passo è decisamente più lento che un pad. Questo ve lo posso dire con certezza. Non l'ho provato bene a fare dei tempi sul giro, lo farò. Ma quello che si vede è un po' come quello che già mi aspettavo, non batte il pad, questo volante non batte il pad. Come divertimento in generale comunque, diciamo, prova superata, perché il divertimento c'è. Io adesso ho scelto una Lamborghini, poi magari con auto ancora meno reattive sarà peggio, con auto ancora più reattive sarà meglio. Su quello quindi prova superata. Quindi su FM direi un mezzo pollice in su. Purtroppo non sarà competitivo come quanto avrei voluto, ma ci si diverte. Ora passiamo a uno di quei giochi che dovrebbe essere un po' più simulativo di quelli appena visti. Project Cars 2. Siamo a Le Mans con una Ferrari e misuriamo gli stessi parametri come fatto negli altri giochi. Allora, angolo di sterzata, vediamo. A 90 gradi. Ok, diciamo meglio di Forza Motorsport. Qui siamo sui 70-75 per lato, quindi uno sterzo di 150 gradi circa.
Ora il punto cruciale, la zona morta. Allora, il volante è perfetto finalmente, reagisce ad ogni mio movimento. Anche proprio il minimo lo sto muovendo di 1 millimetro e si muove fedelmente a quando lo faccio io. In movimento la zona morta infatti non si percepisce minimamente. Bellissimo, una sensazione bellissima di guidare anche con questo volante. Beh, qui l'ho persa, succede. La reattività mi sembra abbastanza buona in movimento, sicuramente il meglio visto fino adesso. Sì, sì, non è in tempo reale, questo no, però buona. Da fermo la reattività non è proprio fantastica, infatti va praticamente al contrario di come io ho il volante, però in movimento è tutta un'altra cosa. Per quanto riguarda la vibrazione, allora, sul cordolo si sente benissimo che arriva da sinistra, poi vediamo da destra, stessa cosa da destra ed è diverso dai cordoli visti negli altri giochi, tipo Forza Motorsport. Vediamo un fuoripista diverso dal cordolo, quindi è una vibrazione molto più frequente. Vediamo una partenza in sgommata. Perfetto, ha fatto un acuto finché salivano i giri, poi è sceso e risalito, simulato benissimo. Controsterzo godibilissimo. Proviamolo anche un po' dall'esterno, anche se non è il gioco a cui si gioca dall'esterno, però devo dire che si percepisce tutto quello che ho detto fino adesso, come zona morta, come reattività. Molto molto apprezzabile. Domanda delle domande, meglio pad o volante? Guardate, qui senza dubbio vi rispondo che il volante è molto meglio. E vi dirò di più, l'ho provato già in gara, sia offline che anche online. Spero di portare qualche video di gara online al più presto. È molto più competitivo questo volante che il pad. Guidare con pad su Project Cars 2 è fattibile, ma non è la stessa cosa che guidare con questo oggettino magico. Quindi promosso a pieni voti, un divertimento generale che è perfetto, è bellissimo. È chiaro che ti devi tenere le braccia alzate, quindi ti allenerai un po' le spalle, ma se Project Cars è il vostro gioco e avete intenzione di comprare questo tipo di volante e non uno di quelli seri per i motivi che ho già detto prima, vi dico che la cosa si può fare ed è assolutamente vantaggiosa, sia come pro gaming che come divertimento. Project Cars 2 promosso a pienissimi voti. Passiamo nel mondo del rally. Dovevo farlo su Dirt Rally 2, ma purtroppo è uscito dal Game Pass a mio malincuore. Mi dispiace tantissimo perché era un gioco fantastico. Anche con pad sicuramente questo volante sarebbe funzionato benissimo, a mio avviso. Quindi mi rimane la serie VRC. Userò l'8 perché il 9 non ce l'ho e quindi proviamolo con l'8 e magari faccio vedere anche un pochino del 7. Siamo con la Polo R5. Vediamo subito l'angolo di sterzata. Allora, non è 90 gradi, ma neanche la macchina sterza 90 gradi. Allora, il gioco sembra un 60, io ce l'ho a 70 circa, 75. E purtroppo questa impostazione, considerando che viene visto come pad, non si può sistemare. Come zona morta, devo dire che anche qui un pochino c'è, non tantissimo. Diciamo, lo sterzo inizia a girare un po', ma se faccio così si muove, ma sembra più tipo Forza Motorsport 7 tipo. Allora, in movimento purtroppo la zona morta si fa sentire tanto, però secondo me in un gioco di rally dove bisogna essere reattivissimi, a proposito di reattività, lo sterzo è abbastanza reattivo, però la zona morta un po' incide su questa cosa, lo peggiora. Già qui che ho perso il controllo, non avevo proprio la sensazione di avere l'auto in mano. Giocando da fuori vediamo se la cosa migliora o peggiora. Ma giocando da fuori non si ha un peggioramento come magari si poteva notare negli altri giochi. Allora, non c'è molta reattività, purtroppo è in linea un po' con gli altri, con Forza Horizon. Motorsport è leggermente meglio di tutti, ma anche Grid è in linea con quelli lì, sia con la visuale esterna che interna. Allora, è un gioco di rally, quindi deve avere il fattore vibrazione fatto bene. Nel salto non ho percepito nulla. Allora, mi sto anche un po' abituando alla reattività e alla zona morta con la visuale interna. Una speranzina c'è.
Allora, in sgommata non sto percependo nessuna vibrazione, purtroppo. Sull'esterno sento tanta vibrazione, forse un po' troppa. Vediamo una partenza a scomando. Allora, c'è la vibrazione quando cambi marcia, quello sì, cioè l'innestare la marcia ti fa il colpetto di vibrazione, quello mi piace, non ce l'aveva nessuno degli altri giochi. Però in sgommata non l'ho sentita. Vediamo qua sulla ghiaia. E purtroppo anche sulla ghiaia non ha la minima vibrazione rispetto all'asfalto, niente. Questo è una pecca. Allora, non è malissimo col volante, secondo me ci si può abituare. A parte quando vai nel burrone come adesso. Non è fantastico ma è fattibile, anche qui non soddisfattissimo. Il divertimento generale c'è, perché comunque la sensazione di guidare qualcosa ce l'hai, si può provare. Sono curioso di vedere se con VRC7 si comporta in maniera simile. Andiamo a farci un giro veloce. Allora, siamo su VRC7, il gioco mi sembra più bello un po' di suo, però percepisco cose un po' strane, nel senso che vibrazione è totalmente assente. E zona morta e reattività ci sono, ma vabbè, sono come l'8, quindi fatte male. Penso che sia meglio l'8, sì. Cioè la vibrazione c'è anche, ma si percepisce veramente nei punti grosso tramo, grossa collisione. Molto inguidabile, devo dire. Bocciato totalmente sul set. Passiamo adesso a Formula 1 2019. Mi aspetto che funzioni bene su questo gioco perché comunque di solito si tende a giocarlo con volante, anche se però il pad funziona benissimo. Partiamo dal primo parametro, ovvero l'angolo di sterzata, lo vediamo da questa visuale. Allora, qui gira, diciamo, lo sterzo pieno, che non corrisponde a quello che faccio io, però già sui 45 gradi, sì, lui è girato tutto, per cui, diciamo, sarà abbastanza semplice guidarlo. Poi che sia un pro o un contro lo capiremo in movimento. La zona morta è appena percepibile, ma molto meglio di tutti gli altri, tranne Project Cars 2, che quello è assolutamente perfetto. Vediamolo in movimento. In movimento assolutamente non si percepisce nessun problema sulla zona morta. Anzi, è pressappoco fantastico come sensibilità e tutto quanto. Io non sono abituato a giocare a Formula 1, però posso dire con pad qualcosa ho fatto qualche live, vabbè, qui l'ho persa. Avevo imparato a giocarlo, quindi il paragone lo posso fare abbastanza facile. Zona morta impercettibile e anche la reattività è assolutamente buona, anche perché in Formula 1 le macchine sono molto reattive. Sto guardando anche quello che succede nel volante rispetto ai miei movimenti e sono coerenti con quello che faccio. Proviamo la vibrazione, allora entriamo. Già facendo una sterzata vibra perché perdo un po' di grip, quindi si sente anche la perdita di trazione. Il cordolo è assolutamente fatto bene. Ovviamente è effetto stereo, quindi sento più a destra quando prendo il cordolo di destra. Vediamo a sinistra. Esattamente. Fuori pista, minima oscillazione, ma si sente, fatto bene. Calibrato molto bene, la ghiaia, tutto questo vibrare che si vede a schermo lo sento sul volante. Proviamo una partenza e anche qui la sgommata è tutta nelle mie mani. Volevo provare anche un'inchiodata, cioè un bloccaggio in sostanza. Bello perché ho sentito vibrare proprio nella parte dove io ho il freno, proprio è bilanciato bene, deve avere dei contrappesi fatti come si deve. Proviamo a giocare con la visuale esterna, anche se non è quella più idonea a questo gioco. Reattività e zona morta si percepiscono nello stesso modo anche dall'esterno. È giocabile anche così, ma da dentro è decisamente meglio con questo volante. Quindi la risposta tra pad e volante su Formula 1 2019 è assolutamente volante, cioè questo volante. Poi sarà ancora meglio con volanti seri, volanti veri. Ragazzi, comunque è veramente divertente, anzi mi sa che riprendo in mano un po' questo Formula 1 perché merita. Anche il fatto dello sterzo a 45 gradi non è male perché ce l'hai subito tutto in poco angolo, pochi gradi di sterzata. Giocabile, divertente e secondo me di livello. Non dico quanto Project Cars 2, ma siamo lì. Formula 1 2019 con questo volante promosso.
Allora, eccoci qua, com'è andata? Un oggetto interessante, ma passiamo prima ai voti sui giochi. Pollice giù assolutamente per Grid, per Forza Horizon 4 e VRC 7. Pollice a metà per Forza Motorsport 7, qui purtroppo mi aspettavo di più, e anche VRC 8, così così. Pollice invece in su per Project Cars 2 e Formula 1 2019. Avrei voluto anche provare Assetto Corsa Competizione perché avevo una versione di prova che però non sono riuscito ad eseguire più, quindi ho dovuto rinunciarci, ma secondo me sono abbastanza sicuro che su quel gioco si sarebbe comportato bene, tanto quanto visto su Project Cars 2 e anche Formula 1. Quindi arrivando alle conclusioni, è da comprare o no? Il problema secondo me è il prezzo, cioè 130 euro per un volante così è davvero tanto, quindi bisognerebbe aspettare che scenda un pochino oppure fare come me che l'ho comprato usato in perfette condizioni a circa metà prezzo, quel valore lì direi che va più che bene. Ma non è solo un discorso di soldi, quel tipo di volante si compra per un discorso di comodità nel gioco, cioè io uso un volante wifi quando sono un giocatore da divano che non posso comprarmi un volante serio perché non ho una scrivania su cui montarlo, dove diciamo piazzare tutto quanto. Quindi se la necessità è di dover giocare sul divano con qualcosa che non sia un pad, quello è la soluzione giusta, al giusto prezzo. E in quanto a funzionamento, se si va di più, se si va di meno, se è divertente, le risposte sono tutte nei giochi. Comunque tranquilli che il volante, quello vero, è alle porte. Manca veramente poco. E poi finalmente anch'io forse passerò alla simulazione. Ho parlato parecchio, quindi ci salutiamo. Fatemi sapere cosa ne pensate, spero di essere stato d'aiuto. Saluti da Mapo, ciao!